Carlos Garaikoa lo abbiamo conosciuto per una sua mostra che fece alla Galleria Continua e ci è rimasto subito simpatico, empaticamente simpatico. E gli chiedemmo di venirci a trovare a Firenze e lavorò per noi, fece una prima opera in casa nostra. Dopodiché, un paio di anni dopo, gli chiedemmo di lavorare per Castello di Ama. Nell'estate del 2006 abbiamo realizzato questo lavoro che è un'opera muraria consistente perché sono 9 muri tra ferro e cemento e pietra. Interessante è stato che quando Maurizio mi ha proposto quello, per me è stato evidentemente un'allegria enorme da fare quella idea, perché già era amici anche di Marco, di Lorenza, abbiamo parlato tanto. Il progetto prima era veramente mettere questi muri dentro della campagna. Però in questo punto qui, questo è difficile, il campo del Chianti è protetto, non si può costruire, eccetera, eccetera. Adesso io mi ho movido fuori da quella idea e ho fatto un progetto completamente differente. E l'avventura finale è stata arrivare qui con questo progetto in mano, però veramente quando è arrivato per seconda volta per vedere lo spazio con il disegno, non era 100% convinto. E in questo preciso istante ho deciso di voltare sulla prima idea e parlare con Marco direttamente lì. E lui l'ha preso, mi ha detto sì, questo è il progetto, è meglio fare questo. E è stata una cosa molto interessante, no? Perché questa cosa buona che sempre trova Marco e Lorenza, che sono aperti a qualcun tipo di dialogo, anche per seguire un po' l'idea dell'artista, no? Uno dei lavori che ci fece vedere prima di iniziare, era un video che aveva preparato per un festival a Berlino. In questo video lui e il suo vicino di casa avevano deciso di non vedersi più e quindi la costruzione di un muro nel giardino tra lui e il suo vicino, come separazione. E poi da questa situazione privata passava alla situazione pubblica, che era i grandi muri che avevano diviso il mondo. Questi grandi muri praticamente nascevano grosso modo con gli stessi motivi, avevano portato lui e il suo vicino a creare il loro muro. Qui però decise di dare un finale molto più ottimista, perché i muri li ha ridicolizzati, li ha fatti molto piccoli, sono dei muri nani, dei muri in miniatura. E per entrare all'interno di questo giardino devono essere scavalcati, quindi è un messaggio positivo, per quanto questi muri siano comunque muri che fanno paura, sono muri intrisi di sangue. In questi 9 muri c'è il Vallo d'Adriano, forse uno dei muri più antichi che siano mai stati costruiti e che sono arrivati fino a noi, ma poi c'è anche Ramallah, c'è anche il muro tra le Coree, la muraglia cinese, ecco, e Tijuana stessa, che è un altro muro recente. Visti qui, questi muri non fanno più paura e questo è un messaggio secondo me molto positivo di tutto il lavoro di Carlos. Evidentemente noi abbiamo tante relazioni con quello che nos fa piacere. La bellezza, penso che c'è qualcosa che ti dà un piacere in tanti sentieri, in tanti sensi diversi, no?
Per me è quello che ti dà non solo il senso di questo piacere visuale, questo piacere della vita, questo piacere di stare comodo, di stare rilassato in un posto, sino anche quello che ti fa sentire e pensare in un modo diverso, di fare di esprimerti anche quelle domande che portano all'esistenza un po'. Sono opere che alla fine sono relazionate con loro, con la sua modo di pensare, di vivere, di sviluppare un pensiero, che è questa idea di ama, del vino, del suo lavoro. Adesso è molto naturale, non è, e questo è sempre eccezionale, che è una questione, io penso, della vita di loro, è un'estensione del suo pensiero. È molto bello vedere quello, quando il lavoro di uno entra in questa relazione di trasformare in alcun modo il pensiero di altri, e questo sono anche, come in questo caso, danno la possibilità di dimensionarlo per tanti altri, no? E questo è lo che per me è la bellezza, no? La bellezza della vita, anche come la opera entra in questa relazione, che alla fine non è solo la opera è una giustificazione per stare giunto, per pensare insieme, no? E questo è lo che lo fa differente, no?